Penultimo round del CV National qui al Mugello, il circuito più affascinante di tutto il campionato, quello che si sposa meglio con la mia guida fluida e le caratteristiche della V4R del team Barney. Ci sono tutti i presupposti per far uscire un mega weekend, oppure no. Preparatevi perché gli iscritti storici del canale riaffioreranno parecchi ricordi dopo questo video. Invece, se siete nuovi, innanzitutto iscrivetevi al canale e successivamente tenetevi forte perché ce ne sarà bisogno, ve lo assicuro. Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come vedete sono nella mia pista preferita, quella che ci ha dato più soddisfazioni quest'anno, il Mugello. Guardate che ho la pelle d'oca. Qui si arriva a 310 km/h, si va a scollinare, la moto inizia a muoversi, staccatone allucinante, seconda e si entra dentro alla San Donato. Sono veramente troppo carico, tra pochissimo entreremo per le prime prove libere. Qui questo weekend si deciderà il campionato perché Tambu è 21 punti avanti, in caso di sua vittoria i giochi saranno finiti, quindi bisogna per forza vincere e andare a giocarsela all'ultima gara a Vallelunga, perché come vi ricordate negli anni passati può succedere di tutto, pioggia, mica pioggia, condizioni un po' differenti, insomma puntiamo a quello. Adesso è ora di entrare in pista. Primo turno andato abbastanza bene, siamo in P2 a un decimo dal primo, gli altri dietro sono veramente lontani, mi sa che sarà una gara a due, io e Tambu come sempre stato. I tempi delle prime prove libere però fanno capire che hanno fatto un passo in avanti veramente importante, perché nella prima gara non erano assolutamente così competitivi e invece adesso siamo veramente attaccatissimi. Detto questo, vi ricordate il pirulino del cambio che adesso non c'è più? Non vi ho detto una cosa, ieri nelle prove libere del giovedì, che non vi faccio vedere perché sennò ci sono 17 giorni di prove libere, stavamo ancora usando il motore, quello con il cambio Superbike, e giravamo in 53,5, 53,7, 53,4, impiccatissimi, non capivamo cosa c'era che non andava. Siamo tornati al vecchio motore, abbiamo rimesso la moto esattamente com'era alla prima gara del Mugello e pronti via 51,7. È incredibile quanto cambi l'efficacia di guida su un motore che ha fatto anni e anni di sviluppo nel CIV con Pirro, appunto, con un pilota come lui. E come ben sapete noi abbiamo una specie di ibrido, perché avevamo messo un cambio Superbike su una moto stock, tra parentesi, quindi c'era un po' da lavorare. Pronti via, abbiamo deciso di tornare indietro, è stata la scelta giusta, ma sono stato odiato un po' da questi due uomini qui. Katta non mi parla neanche più. Io ho finito. No, lui c'era anche il rischio di dover tornare indietro oggi sull'altro motore, doverlo rismontare. Quindi non commenta neanche, fa solo una risata malefica sotto. Una piccola risata. Una piccola risata. Quindi il buon Simo ci racconterà come si smonta un motore. Si tira dello scarico, si sposta la parte posteriore indietro, si alza il serbatoio, si tira il telaietto. Il telaio si alza in avanti, troverai la scatola filtro che andrà aperta, dentro c'è il corpo farfallato che è tutto da smontare, cambia il motore, mettiamo il motore nuovo e si riparte da zero. Ma in un certo senso è più semplice da smontare rispetto a una giapponese, perché alla fine sembra più facile ma non lo è. Adesso turno 2 di prove libere, il problema è trovare quei decimini che ci mancano per stare davanti, fare il passo e andare via in gara come abbiamo fatto l'altra volta. Sarà tosta perché a sto giro secondo me sarà una lotta fino all'ultima curva.
Bene, secondo turno di libere, andato anche lì discretamente bene, non benissimo, si può fare meglio. Prima posizione, seconda generale, non siamo riusciti a migliorare perché c'era un vento che portava via chilometri orari, esatto, perché aveva fatto una minore velocità, 10 km orari. A parte questo ve l'ho promesso, quindi là. C'è da dire che CSD Design doveva essere qui con noi per far vedere e presentare questa opera d'arte che ha fatto. Abbiamo detto perché non omaggiare il buon Valet per la sua splendida carriera. Abbiamo tirato fuori questa bomba atomica, o meglio lui, perché è lui che ha pitturato il tutto. Si dice pitturato? Aerografato, meglio. Se non avete visto il video dove appunto spiegavo il perché di questa livrea, andatelo a vedere, ve lo lascio qui sopra. Comunque questo era il casco che avevo di Vale, proprio di Valentino suo, col suo sudore dentro, e giustamente ho detto non è che lo metto in una teca di vetro, lo uso nelle mie prime gare dove ero più per terra che in piedi, non che adesso sia cambiato qualcosa, ma insomma, e mi sono passati sopra ed è esploso. Ero veramente affezionato a questa livrea e secondo me è venuto un lavoro veramente pazzesco. Notare che abbiamo proprio replicato ogni cosa nei minimi dettagli. Detto questo, domani qualifiche finalmente, bisogna puntare al 51 basso e stare davanti a Tambu, non si può fare altrimenti. Se vince questa gara siamo fuori, e anche quest'anno si va per la seconda posizione per il quinto anno di fila, uccidete. Bene, qualifica decisiva perché la qualifica 1 non è stata fatta a causa di condizioni miste, quindi si deciderà tutto in questi ultimi 10 minuti. Gomma nuova al posteriore, 3-4 giri per trovare spazio e fare il giro buono. Scia perfetta di Alex Sasht, parto da Dio e poi traffico. Comunque non disperiamo, adesso faccio ripassare davanti Alex, mi rimetto dietro, riprendo la scia e ci riproviamo. Non è possibile! Secondo tentativo buttato, è incredibile. Lasciamo andare 20 secondi avanti le persone e le riprendiamo subito. Non si riesce a trovare un giro libero. Ho ancora un'ultima chance, anche se la gomma non è freschissima, secondo me per la prima fila possiamo farcela. Riproviamoci, anche perché questo è l'ultimo giro, il turno è finito. Non ci saranno altre occasioni. Pilota a terra in ingresso Biondetti, devo stare attento, non potrò entrare come al solito, quindi l'inserimento Biondetti forte ma in sicurezza.
Lo so. Volete vedere la moto? Tanto ragazzi, non ci è rimasto molto. Comunque, ecco qui. E dopo i primi esami fatti al centro medico del circuito, Salvatore Luca sta aspettando l'ambulanza per andare a fare un attacco per sospetta immagini sul sacco. oh cazzo, Che succede? ho fatto un bel volo alle biondette. Ok. Mi dicono che forse ho una frattura al bacino, in effetti ho un bel po' male al sedere. Mentre mi state vedendo che mi stanno portando verso la TAC con liquido di contrasto, cercherò di spiegarvi rapidamente un po' il tutto. Non preoccupatevi, farò un video ben dettagliato sulla dinamica dell'incidente, perché è stato così violento, cosa è successo, oltre ovviamente la cagata che ho fatto io personalmente. E questo fa capire quanto la moto sia uno sport di precisione. Vi dico solo che sono stato molto fortunato, perché innanzitutto l'airbag, come al solito, mi ha salvato. Per fortuna sono atterrato nella ghiaia, sono andato così in alto e così in lungo che invece che atterrare sull'asfalto sono riuscito ad atterrare esattamente all'inizio della ghiaia. Dolori? No. Ma quindi la gara no, Mi fai fare la TAC? Mi fai fare la TAC? Quindi. Va bene, caro Luca, ti stiamo aspettando. Davidino, cosa ci Dai, dici? Luchino, che ti riprendi, Adesso, come qualsiasi altro pilota, alzi il tuo bel culo dolorante, sali sulla moto e dici, sì, oggi giro. E quindi si farà il turno, sì o no? Certo. Speriamo di sì. Tac fatta, adesso bisogna aspettare il referto. Sembra che al 95% non ci sia niente di rotto. Ovviamente c'è un po' di febbre, un po' di cose, perché la botta è stata incredibile. 200 all'ora ai side, avete visto, insomma. Adesso bisogna vedere cosa succederà, anche perché la moto non esiste più. Diciamo che è stato un HP4 volume 2. In mezzo a tutto questo bisognerà avere l'ok dai medici qui, che devono verificare che non ho appunto nessuna frattura. L'ok dai medici domani se vedono che non ho febbre, non ho problemi di movimento e via dicendo, quindi mi devo andare il fit per correre. Pazzesco. In questi momenti ti chiedi veramente se ha senso quello che fai o meno, e ti fanno riflettere molto. Quindi ragioniamo un po' su quello che ha senso fare o non ha senso fare, al di là del responso, e vi aggiorno. Che ore sono? Esattamente l'1:01. Fatto emogas, fatto tutta l'analisi del sangue, quindi stiamo aspettando il referto dell'ultima analisi del sangue, perché purtroppo ho delle tracce di versamento nell'intestino e un ematoma sul pericardio, quindi hanno scelto di fare esami approfonditi. Diciamo che il mio obiettivo di salire in sella domani si fa un po' più difficoltoso. Dispiace, perché dispiace, avrei cercato di salire in sella, però non è detta l'ultima parola. Aspettiamo il verdetto del doc. E invece, cari signori miei, l'ultima parola è detta, perché non è arrivato il fit, ovviamente, dall'ospedale. Siamo stati lì fino alle 2:30 con esami del sangue, perché ovviamente volevamo vedere se quelle piccole tracce di versamenti aumentavano o rimanevano uguali, quindi situazione tranquilla. Per fortuna è rimasto tutto sotto controllo, però ovviamente in queste condizioni
non hanno voluto assolutamente dimettermi prima della fine delle gare. Io ci ho provato in tutte le salse perché man mano che passavano le ore saliva la rabbia per questa situazione che ovviamente fa diventare il campionato impossibile, dato che matematicamente senza la mia presenza in pista è perso, e anche quest'anno si va per il secondo posto. C'è gente che farebbe carte false per il secondo posto, ma quando lo fai per 4 volte su 5 anni un po' ti girano le palle. Senza contare poi che la moto, come ben avete visto, è andata completamente demolita, quindi anche lì bisognerà vedere i danni che ci saranno, budget per risanare, perché come sapete ho un budget danni che questa volta è stato ampiamente superato, immagino. Comunque, come al solito, ci rimetteremo in sesto, ci rialzeremo e ritorneremo in pista a Vallelunga, lo spero molto, anche perché bisogna assolutamente in ogni caso portare a casa il titolo di vicecampione. Quindi ragazzi, non vi chiedo nulla se non un'iscrizione al canale per supportarlo, per darmi una mano, anche perché ci sono momenti belli come la prima gara e momenti meno belli come questa qui, quindi mi fareste un gran favore a supportarmi in questo modo. Come al solito ragazzi, gas, e ci vediamo prestissimo al prossimo video. Ciao!